Ciò che può fare la differenza nella vita è dare il nome giusto alle cose. Usare male le parole è quasi sempre la causa principale dei nostri mali, per non parlare delle figuracce epiche che facciamo quando non ci intendiamo sui termini. Se davanti a una tavola imbandita un lombardo dice a un siciliano di prendere pure una cadrega e quello dà un morso a una mela, beh... Ah, che rischia di brutto, eh. Questa era una citazione cinematografica raffinata per pochi. Mi ricordo ancora le conversazioni fra i miei nonni, loro entrambi veneti, io purtroppo non so parlare dialetto, se no farebbe schiantare da ridere. Aldo, passami il coso. Quale coso? Il coso lì vicino alla cosa. Quale cosa? Quella cosa lì, desiderio dell'altra cosa. E andavano avanti così senza capirsi. Ah, i miei nonni. Che grandi. Oppure se stai male ma non riesci a dare un nome al dolore che provi, ciaone, hai voglia a venirne fuori. Descrivi il tuo stato d'animo. Come ti senti? Cosa diresti? Sei triste, arrabbiato, deluso, depresso, annoiato, incavolato, costernato, angosciato, impaurito, frustrato, terrorizzato. Se non riesci a chiamare per nome il tuo problema, continuerai a subirlo senza poterci fare nulla. E poi c'è una bella differenza fra dire olocausto e Shoah, creato e ambiente, basso e nano. La cosa in sé rimane quella, ma il tuo modo di chiamarla poi condiziona anche il tuo modo di considerarla e alla fine anche il tuo comportamento. Stai attento alle tue parole perché diventano abitudini, stai attento alle tue abitudini perché diventano carattere, stai attento al tuo carattere perché diventa il tuo destino. La frase non è mia, è di un tale Frank Outlaw, vabbè, è una bella frase. Insomma, usare le parole giuste è fondamentale anche nella fede, e qui le incomprensioni si sprecano. Ad esempio, oggi è venerdì santo e celebriamo Gesù in croce che, lo sappiamo tutti, muore. No, che dona la vita. Poi Belin, ma la sostanza non cambia, il cavolo non cambia. Gesù non è uno che poverino è schiattato male, ma è uno che sulla croce ha dato la vita. E proprio per questo, centurione romano che lo vede morire così dice: davvero costui era figlio di Dio. I Vangeli non dicono Gesù morì, tirò le cuoia, ci lasciò le penne, ma dicono consegnò lo spirito. Anche se in croce ce l'hanno messo gli altri, Gesù non ha subito la morte perché ha fatto della sua morte un dono per tutta l'umanità. Cioè, in altre parole, Gesù non ha perso la vita, ma l'ha donata. E non è solo una questione di lana caprina su due paroline, cambia proprio tutto, perché allora la croce non è una sconfitta ma una vittoria, e il dolore non è una tragedia ma è un'occasione, e la morte non è il contrario della vita ma è il suo culmine. Scusa, se anziché dire morire inizi a dire dare la vita, ti rendi conto che non hai nulla da perdere ma tutto da donare. Allora non sarà tempo perso quello che hai passato con quella persona o a fare quel lavoro, ma tempo donato. Allora quando una persona morirà non dirai solo che hai subito una perdita, ma che la sua vita è stata un dono. Cioè si tratta proprio di guardare la vita in maniera diversa, di fare uno switch nel cervello e iniziare a guardare tutto a partire dalla croce di Gesù, che appeso lassù, poverino, da 2000 anni tenta di farci capire questa cosa. Il modo migliore per entrare in possesso della tua vita è donarla. Se hai sempre paura di perdere tempo, di perdere le occasioni, di perdere la ragazza, di perdere peso, no, forse quello è meglio perderlo. A parte che vivi con l'angoscia, ma rischi di diventare egoista e alla fine ci smeni comunque, perché ti perdi la vita, che è un dono e funziona veramente solo quando la vivi come tale, cioè dando te stesso agli altri. Nessuno di noi si è dato la vita da solo, giusto, no? L'abbiamo ricevuta in dono, e vivere è donare a nostra volta agli altri la vita che abbiamo ricevuto, ovvero vivere è imparare ad amare. E alla fine moriremo, si può dire, no? Anche se oggi non va molto di moda ammettere che siamo fragili e mortali, e quello sarà il momento della verità. La morte sarà una perdita o un dono. Solo chi ha vissuto amando può vedere la morte come l'ultimo grande atto d'amore. E questa non è poesia, è la vita vera. Ah, la vita, la vita. Quindi, perché al venerdì santo ce ne stiamo qui sotto la croce? Perché ci facciamo il segno della croce? Perché i cristiani ce l'hanno tanto su con sti crocifissi? Perché la croce di Gesù ci insegna a dare il giusto nome alle cose. Vivere è amare e morire è dare la vita. È solo qualche parola, ma fa tutta la differenza del mondo.